Ok, parliamo un po' del bello della crescita, che non è una persona il bello, ma le cose belle della crescita. Per crescita intendo tutto ciò che è evoluzione e miglioramento, ok? Di solito chiaramente si pensa in senso positivo, ma sapete benissimo che il senso positivo o negativo lo si può soltanto determinare in una funzione soggettiva, quindi a seconda di quello che è buono e funzionale per te. Ma diciamo che, parlando del bello della crescita, molte persone pensano di dover arrivare chissà dove, di dover vincere i mondiali di pugilato o di essere medaglia d'oro alle Olimpiadi. Il bello della crescita non è solo quello, è anche quello, ok? Il raggiungimento di un obiettivo però usualmente è la tappa finale di un percorso di crescita e la crescita è in ogni dato istante. Ma pensa un po' quanto è bello accorgersi di essere presenti, di esserci, di aver compreso che stai passando quel momento invece sempre di inevitabilmente a livello inconscio, inconsapevolmente cercare di reagire, di combatterlo, ma essere lì invece finalmente consapevole e presente. Quanto bello è! Questo è già un atto di crescita, è un miglioramento perché finalmente la tua consapevolezza sale. Quanto bello è accorgersi di poter fare quel giro di pista in più, quelle 3 o 4 flessioni in più, accorgersi che dopo 50 addominali non senti bruciare l'addome, ma ti rendi conto che potresti andare oltre. E comunque ti contieni, che questo è un miglioramento perché vuoi imparare a sostenere quel tipo di risultato fino a quando sarà il momento di spingere ancora. Tutti questi sono dei risultati che in crescita personale sono importanti e se i tuoi mentori, i tuoi coach, gli operatori che scegli non ti fanno notare questi miglioramenti o quantomeno non ti aiutano ad accorgertene, scusate il rumore, e forse oggi anche un po' di vento, ma insomma andiamo avanti lo stesso imperterriti perché delle cose super perfette ce ne freghiamo, abbiamo detto, vero? Che la perfezione è un qualcosa a cui ambire ma non è mai presente, non sia nessuno è perfetto, tutti sono perfettibili ed è proprio questo tendere a che ingaggia, motiva, fa diventare bella la crescita personale, la crescita, il miglioramento, lo sviluppo, l'evoluzione dell'essere umano. È proprio il partecipare, di cui tanto i nostri genitori, e per nostri genitori intendo quelli di qualche generazione fa, perché io ormai sono cinquantenne e insomma i nostri genitori ci insegnavano certo di impegnarsi perché l'obiettivo era vincere, ma soprattutto l'importante era partecipare, cosa che purtroppo non la si insegna più perché si continua a dire che conta soltanto il vincente, il secondo non è nemmeno preso in considerazione. Ti ricordi chi è diventato secondo ai campionati mondiali di pugilato? Boh, non lo so, però il primo sì, E invece no, la crescita personale ci insegna a partecipare, ad essere partecipi, non nel senso di iscriversi a Katsum, a qualsiasi attività tanto per esserci, ma essere presenti. E ancora una volta ritorna il tema della presenza, della consapevolezza. Ragazzi, sono parole diverse ma che descrivono comunque l'atto dell'esistere. Vi ricordo che per moltissimi scienziati il senso della metafisica, l'esistenza, è tutto quello che loro vedono come un dramma, no? Il parlare dell'esistere, dell'essere, dell'esistenza stessa è soltanto mera fuffa perché loro vogliono sincronizzare tutto, tagliare a precisione attraverso la matematica come linguaggio dei numeri e la scienza come metodo di indagine della verità. Il problema è che ci dimentichiamo che noi sappiamo molto poco anche della matematica, per quanto sia considerata una scienza di quelle dure, no? Un linguaggio importante, certo che è importante, però per esempio ancora non sappiamo quanti numeri ci sono realmente infiniti i numeri. E bisogna lavorare di logica, bisogna lavorare con la filosofia, bisogna creare delle ipotesi, no? E discuterle. Ed è proprio quell'atto della discussione che rende, diciamo così,
il senso dell'esistere, dell'essere presenti alla continua discussione, al mettere in continua discussione ciò che potrebbe di nuovo essere, che fa sì che noi siamo partecipi. Ora magari ti sembrano giri di parole, ma credimi, ci sono fondamenti su quello che sto dicendo che vengono insegnati in tante discipline, non solo la filosofia ma anche la psicologia e se vuoi anche le scienze stesse, laddove i professori sono degli illuminati e comprendono che con una disciplina non si può descrivere tutto, però per poter descrivere con tutte le discipline bisogna avere quelle che si chiamano competenze trasversali, che di per sé però le competenze trasversali non le puoi allenare se non facendo diverse cose. E allora di nuovo, se tu non sei presente a queste cose non puoi fare niente. Ve l'ho detto tante volte, ogni problema dell'essere umano è un problema esistenziale, cioè dell'esistenza. Se non esiste non ha senso parlarne, e più diventi consapevole, più ti rendi conto dell'esistenza di molte più cose rispetto a quelle che poco prima ti accorgevi. E questo è già un mega passo verso il miglioramento, la consapevolezza, lo sviluppo, la crescita. Quindi non ti fare confondere dalle 1000 parole, ce ne sono molte di più rispetto a quelle che io ho usato, che però parlano comunque sempre della stessa cosa, osservandola da punti di vista diversi. Ma tieni bene il timone della tua barca dritto sulla rotta che hai scelto di andare a percorrere per ottenere i risultati che vuoi ottenere. Ancora una volta, dal Caruso Colzi è tutto, adesso si sta alzando il vento, non so nemmeno se mi senti più, però ti auguro una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video, va bene? Riflettici un po'. Mi sono dimenticato la cosa importante, vi volevo dire che vi lascio qui sotto un link in descrizione che ha a che fare con un corso che si chiama Le chiavi della crescita, dove vi parlo anche di queste cose, ma chiaramente in 15 ore ve le spiego in maniera molto più dettagliata, perché con i video così, con una camminata, si può accennare, si può far riflettere le persone, ma se volete approfondire perché davvero volete utilizzare le strategie, gli strumenti ed ottenere davvero i vostri risultati, allora c'è un pochino di impegno in più da fare e vi assicuro che comunque è una bella passeggiata. Buona giornata.